concetto stesso di terroir nasce con il vino di Borgogna. Questa è la regione che forse più di altre al mondo è riuscita ad esprimere fino in fondo il territorio attraverso i suoi vini. Siamo nella parte centro-nord della Francia, in quel lembo di terra, in un canale quasi, che va da Lione, Mâcon per la precisione, fino a Digione. Qui il territorio è disegnato, come spesso accade in Francia, da un fiume, il fiume Saona. Il fiume Saona che poi va ad immettersi nel Rodano. Siamo in un territorio che si accompagna piano piano in altre grandi regioni vitivinicole. Se pensiamo alla parte nord della Borgogna, se pensiamo allo Chablis, quindi la patria dello Chardonnay fine ed elegante, siamo al confine con la Champagne. Tocchiamo la Côte de Bar. Se guardiamo invece il versante ovest, siamo vicinissimi alla Loira. Se guardiamo a sud, a parte il Beaujolais, quindi questo territorio Borgogna non Borgogna, andiamo a toccare il Rodano. Queste sono condizioni importantissime anche per il clima che si va a sviluppare nella regione. Consideriamo che la parte nord, dove troviamo la Côte d'Or, ha un clima più continentale, più freddo. L'influenza oceanica si fa sentire appena, di tanto in tanto, però la conformazione proprio della côte, quindi di questa fila di colline, permette di difendersi dai venti freddi del nord-ovest e di avere un'esposizione ideale che è sempre est-sud-est e quindi permette all'uva di avere un'esposizione al sole perfetta per arrivare ad avere le maturazioni necessarie. Se scendiamo più a sud abbiamo un clima che va verso un'influenza un po' mediterranea. Dobbiamo considerare che il cosiddetto canale del Rodano permette sì ai venti freddi di scendere verso la costa, ma permette anche a un clima leggermente più mite di risalire in determinati periodi dell'anno, quindi dal Mediterraneo, e di andare a influenzare leggermente quella che è la parte sud della Borgogna, quindi quella che è il Mâconnais. Qua abbiamo dei suoli che sono tendenzialmente un po' differenti rispetto a quelli classici della Borgogna, perché abbiamo della presenza di granito estremamente importante. Quel granito rosa che poi ha caratterizzato parte del Beaujolais, ma che caratterizza anche le grandi zone, le grandi aree evocate del Rodano, per intenderci. E qui il Gamay trova la sua massima espressione. Non tanto appunto il Pinot Noir, che preferisce il clima continentale del nord. Lo Chardonnay trova nello Chablisien un suolo leggermente differente rispetto a quello classico di Borgogna, ovvero una componente di gesso estremamente importante, che poi si traduce in questa bellissima eleganza, finezza e questa grande freschezza al palato. Quando parliamo di Borgogna, però, immaginiamo immediatamente un suolo che è ricco di calcare, di argilla e anche di marne. È un suolo che tende a non essere così differente nella sua composizione, soprattutto se parliamo di Côte d'Or, quindi dove abbiamo la Côte de Nuits e la Côte de Beaune, che è la parte con continuità di vigna più a nord. Di nuovo, l'Auxerroise e lo Chablisien sono in realtà un po' separate rispetto alla parte centrale produttiva. Ecco, qui che cos'è che fa effettivamente la differenza? Oltre l'altitudine, anche la texture vera e propria del suolo, ma anche il pH. L'altitudine è estremamente importante. Siamo in un territorio abbastanza a nord, con temperature rigide e fredde che favoriscono il Pinot Noir. Ecco, qui però non andiamo mai veramente in montagna o in alta collina. Quando parliamo di altitudine parliamo di massimo 300 metri sopra il livello del mare e abbiamo 4 fasce importanti che vanno a determinare anche la qualità che potremo esprimere con l'uva coltivata. Nella parte a valle si tende a fare più il regionale, quindi tendiamo a fare i Borgogna, tendiamo quindi ad avere un'uva che non è di grandissima qualità e spesso e volentieri lavoriamo su vigneti misti. Salendo iniziamo ad avere poi la fascia dei Premier Cru, quindi stiamo salendo anche a livello qualitativo. Nella fascia un po' più alta, considerata la medio-alta collina, invece abbiamo i Grand Cru, grande esposizione, il suolo è perfetto, è estremamente drenante, abbiamo un po' più di ventilazione, ma siamo sempre protetti dai venti freddi grazie alla cotte, quindi ricordiamoci che tendiamo anche ad avere questa esposizione che è sempre est-sud-est.
E poi abbiamo la fascia invece più vicina al bosco, perché nella parte alta della cote, in quello che potremmo definire quasi il plateau della collina, abbiamo una componente di bosco importante, che è vero che valorizza al massimo quello che è la fauna e la flora territoriale e anche quello che è la carica dei microbatteri e dei lieviti che possiamo andare a trovare, ma è anche vero che non garantisce esattamente il tipo di temperatura ed esposizione che vorremmo e quindi questa fascia tende a non essere inclusa nel Grand Cru, quindi a non esprimere la massima qualità che la Borgogna può offrire. In questo mondo quindi abbiamo fondamentalmente un clima più continentale nella parte nord, leggermente mitigato nella parte sud e un clima diciamo un po' intermedio nella parte centrale. Lo Chablis è caratterizzato insieme all'Auxerrois, dove troviamo i grandi crémant, quindi gli spumanti, da un clima molto rigido, da un suolo estremamente gessoso ed è per questo che la spumantizzazione, oltre appunto agli Chablis, quindi i Chardonnay super eleganti, trovano qui la loro perfetta collocazione. Spesso e volentieri in etichetta, quando parliamo di Borgogna, non troviamo neanche l'indicazione del vitigno. A volte è indicato, ma spesso no, perché identifichiamo immediatamente nella Borgogna il Pinot Noir. Quando troviamo poi Borgogna Blanc, ovviamente, facciamo riferimento allo Chardonnay. Almeno questo, diciamo, è l'immaginario collettivo, perché qua abbiamo trovato la massima espressione di questi due vitigni. La parola terroir al suo interno custodisce non soltanto gli aspetti di territorio, ma anche quelli legati all'uomo, al suo ingegno, alla sua innovazione e al folklore, quindi alla tradizione. E la Borgogna ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi entrambe le cose, sia tradizione che innovazione, sia folklore e storia che prospettiva. Cerchiamo anche di capire come è diventata così grande. Intanto l'uomo è riuscito a valorizzare al massimo questo territorio già dagli albori. Dobbiamo considerare che già i Celti coltivavano uva e il Pinot Noir, il Pinot Nero, è comparso in epoca antichissima. Sono stati poi i Burgundi e i Romani a sviluppare ulteriormente quelle che erano le tecniche antiche di vinificazione. Ma lo dobbiamo sicuramente ai monaci cistercensi e benedettini il fatto di aver portato il livello qualitativo della Borgogna e anche una consapevolezza dei microclimi interni ai vigneti ad appunto alla sua massima espressione. Dobbiamo considerare che già nel 600 l'abbazia di Bèze, famosissima perché siamo a Gevrey, e sappiamo che Napoleone Bonaparte era appassionato dei vini provenienti dai vigneti che appunto circondavano l'abbazia. Un altro aspetto importante per far capire quanto è stato forte il legame tra la viticoltura, l'enologia e lo stesso tessuto sociale è il fatto che i comuni piano piano hanno preso i nomi dei vigneti. Gevrey, conosciuto come Gevrey-Chambertin, in realtà si chiamava Gevrey-Chambertin, era la vigna di un certo Bertin, ed è in funzione di questa vigna che il villaggio è diventato così famoso che hanno deciso per ragioni di marketing appunto di includere nel nome anche il riferimento al vigneto. Ad ogni modo, ritornando all'antichità, sono stati appunto i monaci a iniziare a intuire per primi che i vigneti si esprimevano anche al loro interno in maniera differente, a seconda dell'esposizione, dell'altitudine e della texture, e quindi anche del pH del terreno stesso. Hanno cercato quindi in qualche modo di valorizzare al massimo questo aspetto, creando i primi clos e andando a individuare alcuni lieux-dits. Quindi hanno cercato di vinificare in maniera separata delle microparticelle, cercando appunto di capire quelli che potevano essere le varie differenze nel vino. In questo modo diciamo che questa è una sorta di zonazione ancestrale, non precisissima, però si è andati a definire intanto i village e le espressioni differenti dei village e poi abbiamo iniziato ad istituire alcuni vigneti leggendari. I monaci hanno gestito il mondo Borgogna fino alla Rivoluzione francese. Con la Rivoluzione francese e la negazione del potere ecclesiastico si è andati poi a confiscare alla Chiesa tutti i vigneti. Andando a confiscare poi ci sono state delle vere aste, delle aste in cui si è venduto microparticelle e quindi quelli che erano dei vigneti detenuti fino a quel momento dalla Chiesa sono stati rivenduti alla borghesia e ai negozianti.
questo modo si è frammentato ulteriormente il panorama vitivinicolo della Borgogna, andando a creare vigneti anche di mezzo ettaro, neanche un ettaro, 2 ettari al massimo. Quindi questo ha permesso alla Borgogna di diventare estremamente frammentata. Tant'è che Laval nel 1860 ha cercato di individuare effettivamente attraverso questi climati la zonazione vera e propria, andando a decretare quelle che erano le caratteristiche delle vigne leggendarie. Già la parola climat comunque ci fa capire, ci fa comprendere che stiamo facendo riferimento a un clima vero e proprio, perché in Borgogna, più che in altri territori, all'interno dello stesso vigneto abbiamo espressioni nettamente differenti con lo stesso vitigno e risultati completamente differenti anche al palato e da un punto di vista organolettico. Quindi si è cercato già in antichità di andare a lavorare su questo concetto, un concetto che oggi diventa estremamente moderno e che il mondo intero cerca di mutuare con il concetto di cru o di menzione geografica aggiuntiva. Qua però siamo andati poi a lavorare anche su un livello gerarchico, individuando quelle che erano le massime espressioni e le massime qualità. Pensate appunto a quello che può essere il prezzo di un ettaro di vigna in Côte d'Or, che arriva fino a quasi 10 milioni di euro, o i vini di Romanée-Conti, che appunto dalla vigna Romanée-Conti, che è la vigna più importante, la vigna leggendaria, possono arrivare a costare anche più di 10.000 euro. Quindi abbiamo dei valori riconosciuti a quella che è una zonazione, una differenziazione che dipende sì dal territorio, ma che è stata comunque studiata e portata avanti nel tempo dagli uomini. Se questo ci permette anche di capire quindi le piccole dimensioni e l'estrema frammentazione dei vigneti di Borgogna, dobbiamo anche cercare di capire qual è stato il ruolo non solo della natura, ma anche dell'uomo nel determinare quelli che sono i vitigni che oggi si trovano nella regione. Dobbiamo considerare che il Gamay era in assoluto il vitigno a bacca rossa più diffuso, molto più del Pinot Noir, proprio perché il Pinot Noir era un vitigno ostico, difficile da lavorare, mentre il Gamay tendeva a essere estremamente produttivo e in antichità si prediligeva ovviamente una iperproduttività, anche perché il vino doveva essere un sostentamento. Ma fu Filippo l'Ardito, duca di Borgogna, nel 1300 a bandire il Gamay. Non apprezzava particolarmente quelli che erano i risultati, anche perché il suolo di Borgogna, soprattutto nella parte settentrionale, nella parte centrale, non era effettivamente adatto alle massime espressioni di finezza e di qualità del Gamay. E lo bandì, quindi venne estirpato completamente e obbligò i contadini e anche gli stessi monaci ad andare ad impiantare Pinot Noir al posto del Gamay. Quindi è da lì che si inizia a instaurare questa liaison molto forte, molto interconnessa tra il mondo dei produttori di vino, soprattutto appunto i monaci, le abbazie e anche i contadini, e il Pinot Noir. È così che nasce la leggenda della Borgogna.